So offensive principles of play. Normally when we talk about offense, people think about screening. Allora, quando uno parla dell'attacco pensa principalmente a dei blocchi. And screening is the most difficult part of the game to teach. E come portare un buon blocco è probabilmente la parte più difficile da insegnare. But if you examine the game closely, you can look at how offenses are conducted, how they're played, depending upon the level of the defense. Ma se si osservano le azioni per bene, si possono osservare anche come le azioni sono giocate anche dal punto di vista della difesa. And so what I mean by that is, obviously the first principle of play in offense is to fast break or transition. Move the ball up the floor and score before the defense can get back. E quindi seguendo questo principio, quello che voglio principalmente dirvi è che il gioco principale dell'attacco è il contropiede e quindi muovere la palla verso l'altra parte del campo. The better defensive teams won't allow you to do that. So the next principle of play is ball reversal, moving the ball from one side of the floor to the other. Ma la maggior parte delle squadre che sono brave in difesa non vi faranno fare questa cosa, quindi uno dei primi principi è il movimento della palla da una parte del campo all'altra. If that's denied, then we teach the players to back cut. Se questa cosa invece gli è impedita, allora diciamo ai giocatori che devono tornare indietro un pochino. But ball reversal also allows us many opportunities to create dribble penetration options. E questo ci aiuta molto a introdurre ai giocatori la possibilità di andare a canestro palleggiando. So now the defense deny ball reversal, they deny back cuts, and they're pretty good at containing dribble penetration. Allora, in questo momento la difesa ha negato il contropiede, ha negato il cambio di lato della palla ed è abbastanza brava a contenere il giocatore che va dentro in palleggio. So now we have to combine our post players. How do we play joining the perimeter with the post against that sort of defensive pressure? A questo punto quello che vogliamo fare è vogliamo congiungere sia le persone che giocano fuori con i post che giocano dentro. So now the defensive team can deny the post. So now what's left are dribble entries. Quindi ora che la difesa sta cercando di negare i post in questo momento, allora ora possiamo pensare a penetrare in palleggio. So as you can see, they're a pretty good defensive team. They've stopped our full court transition, they've stopped ball reversal, they've stopped dribble penetration, they've stopped the ball getting to the post, and they've stopped our dribble entry series. Ora vedete che un team di questo genere è molto bravo perché ha impedito il contropiede, ha impedito il cambio di lato della palla, ha impedito il palleggio in penetrazione, ha impedito la palla al post e sta contenendo il palleggio, cercare di entrare in palleggio sotto canestro. So you can see we haven't spoken about screening yet. And particularly when you're coaching younger players, it's important to have these principles of play firmly understood before you need to move to screening. Ora notate che non abbiamo parlato dei blocchi, quello che penso è che è meglio imparare ai giocatori i fondamentali dell'attacco prima di fargli capire come fare bene i blocchi. Of course I'm making an assumption that you as coaches do an excellent job, which I'm sure you do, of teaching the players individual fundamentals, such as passing, catching, pivoting, being able to take a 5 or 6 meter jump shot at a 50% rate. Ovviamente sto assumendo che voi come coach individuali avete imparato ai vostri giocatori i principi fondamentali del basket come il palleggio, l'arresto a un tempo, a due tempi, come segnare da 2 o da 3. And being able to execute skills with your right and left hand and being able to pivot off your right and left foot. Soprattutto come palleggiare con la vostra destra o con la vostra sinistra e come usare per bene il piede perno. So I'll call on the players now. We'll need 3 players up. So when we teach offense, to help with spacing, we need to have specific parts of the floor where our players line up. So our point player will line up
in the front of the rim, in the middle of the basket, about a meter outside the three-point line. Quindi quando parliamo dell'attacco bisogna che i nostri giocatori si posizionino bene. In questo caso il playmaker deve essere davanti al canestro, posizionato guardandolo direttamente verso il ferro. The wing player, if we were to draw a line from the front of the basket through the top of the block to the three-point line, a meter outside, that's where our wing player is set up. La posizione dell'ala invece dovrebbe essere a un angolo con il ferro, l'attacca grande deve essere posizionato un po' più fuori dalla linea dei 3 punti. So now in an alignment of 3 out, 2 in, our players now have room and space to go 2 directions. If we go too low, then we take away the option of going 2 directions. If we come to one side, we don't have that option, and we don't have the same option on the other side. Quindi in questo momento abbiamo creato l'opportunità di far muovere la palla in 2 direzioni e anche di far muovere il giocatore che è in ala in 2 direzioni, sopra o sotto, la palla si può muovere a sinistra o a destra. Reversing the ball, we can reverse the ball 3 ways. We can move the ball from hand to hand and back. Now fellas, each time you make a pass, use speed cut to the basket and then stop and come back out, like just flat out. Quando passate la palla poi dovrete fare un taglio verso canestro velocemente e poi tornare fuori. Players often spend too much time on the perimeter worrying about back cuts. You just make a speed cut if you're denied and head straight to the basket, and you'll be amazed at how often you get open. E i giocatori la maggior parte delle volte pensano troppo a stare fuori dall'area invece di preoccupandosi di ricevere un passaggio invece di cercare di smarcarsi col proprio So difensore. you will cut to a meter below the free throw line and come back. You will cut to the edge of the charge circle. Tu the dovrai edge of fare the charge un taglio and sotto come la linea back, del tiro and you will libero cut there. mentre si torna Okay? indietro, mentre le guardie dovranno tagliare fino a sotto le ali. So this is ball reversal going through hands, but with spacing and with having explosive back cuts each time a player passes the ball. Quindi questo è come cerchiamo di Start with the ball on the dimostrare wing. questo passaggio, questo movimento con la palla, è che dobbiamo passare la palla e scattare subito in giù. Scatta, scatta. Now, hold it there. Fermi, fermi. Stop. That's about 1/3 of the pace that we need. That's very slow. So now you need to explode to the basket quickly. Dovete essere più veloci, questo è un terzo della potenza che avete potuto mettere in questo So you and guys on the side, you give a baseline hand target, and you go. Okay, we have to go really quickly. Go. Good. Go. Come back quickly. Good. Go. Go. Target hand. Target hand. Good. Target hand. Go. Target hand. Good. Good. Chiama la palla. Just go to a meter inside the foul line. Just inside the foul line. Go. Just to here. Just to there and out. Yeah. Okay. Go. Just to there. Come out. Good. You're away. You're away. Again. 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 Appena passi scatta, eh? Vai, 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 vai. Okay, hold it there. So we have to teach our players to accelerate. If any sort of pressure is on the wings, then that speed cut will enable 2 things. If the defense isn't able to defend it, we get a layup. Quindi dobbiamo imparare ai nostri giocatori che in questo modo possiamo levare un sacco di pressione dai nostri giocatori che giocano in posizione di ala, perché così facendo applichiamo pressione al difensore invece che il difensore applica pressione a noi. But after the first layup, the defense doesn't deny us hard, and we can get the ball to the wing, and then we're in perfect place to run our offense. Così facendo cerchiamo anche di riuscire a passare la palla verso l'ala e in quella posizione è un'ottima posizione per riuscire a passare la palla sotto. So the second method of ball reversal is a skip pass, where we skip a player out. So you guys will skip pass. Un'altra di queste possibilità di passaggi è saltare il passaggio skip. Good. You'll skip pass, cut it. Now each time they do that, you cut without the ball. Okay? Ogni volta che passano tu fai sempre avanti.
So we can skip pass. Good. Okay, hold there. Stop. Let's get you out. In the third way that we can reverse the ball is through the post. So you're in the post. Un terzo modo in cui possiamo cambiare lato è usare un post. With our post players, we have specific spacing for them too. We need this player to have the baseline foot on the high side of the block. So again, the player can go baseline or come to the middle. We don't want to push them down too low. This is against man-to-man defense. Against zone defense is different. Un giocatore in post anche deve avere una buona posizione, è quella di mettere il proprio piede rivolto verso la fine del campo. In questo modo anche lui può girare verso il fondo o girare verso il centro. So now hit the post. Passa al post. And you pass to the wing. Cambia lato verso la Now, parte. as you pass to the wing, you dive to the edge of the backboard. Then come up and post up just outside the charge circle right there. Okay? Now, on this time, whenever you make a pass to the post, you will still cut, but now you'll cut down and back to take your man away from defending here. You will still cut here. You will stay because the ball is going Ogni volta across che ora c'è un passaggio dall'ala verso il post sotto, l'ala dovrà fare un taglio verso il fondo lontano dal post e poi ritornare indietro. Okay. Pass. Good. 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 Okay, hold there. So there, stop. So there are three methods of reversing the ball: through hands, a skip pass, or through the post. But we must maintain correct spacing and use the markings on the floor to help us with that. Quindi questi sono tre modi diversi per riuscire a cambiare lato con la palla. È importante, ecco, vi ripeto, di usare le linee per terra per imparare ai vostri giocatori dove devono stare, in che posizione, qual è la posizione corretta che devono assumere. So what we've done is we've now taught the players, if there's pressure on the wings, how to back cut. Because any time there's defensive pressure here, then straight away we have a back cut in operation. Quindi tutto quello che abbiamo fatto in questo momento è insegnare alle ali che se ci sta una pressione, una difesa alta sopra di loro, in modo che non riescono a ricevere la palla, e devono tagliare, devono risalire sopra per riuscire a smarcarsi. And by making it a speed cut, it is very difficult to defend. E se riusciamo a fare un taglio molto veloce è anche molto difficile da difendere. So now, if they deny our ball reversal, we can back cut. But ball reversal will enable us to force the team to have to close out. And what I mean by that is this: if I was defending you and the ball's on the wing, each time the ball is reversed, either via the post or through here, I have to close out here. So go through hands. So now I have to close out, both hands up, and I know he can shoot the three. He says yes. But also I have to stop dribble penetration. And if you want to use a statistic, Quindi ora quello che abbiamo fatto è che abbiamo mostrato alla difesa che riusciamo a passare la palla in tutte e due le posizioni delle ale. E ora come difensore io dovrò uscire verso l'attaccante, dovrò negargli il tiro, ma devo anche essere attento perché lui potrebbe penetrare. If you want to use a statistic with your teams, chart how many times you force the defense to close out per quarter. Take a measurement of how many times you force teams to close out. Ora se vogliamo delle statistiche dovete prenderle e vedere come vi va questa cosa, insomma, ogni volta che giocate contro un'altra squadra. Because if you're forcing a team to close out 20 or 30 times a game, you will have wonderful dribble penetration opportunities, because that is the hardest defensive skill to teach. Closing out
and containment defensive footwork. Perché se vedete che queste vostre statistiche che prendete, vedete che riuscite a mettere paura alla difesa e a avere delle ottime opportunità per entrare in penetrazione invece che vedervi la palla negata. So once we have dribble penetration going, we next talk about receivers principles. Where do we want our players to stand after we're able to dribble the ball inside the key? Ora quello che vogliamo fare dopo è riuscire a capire cosa fare con la palla una volta che siamo riusciti a entrare in penetrazione. Let's get two more players up, two players in blue. And play on the posts. Good, they were listening. Baseline foot on the high side of the block. Now, it depends what your preference is, but you need to have a system of receivers. So each time the ball's penetrated, people need to be able to get to the same spots so that the person with the ball is in no doubt where the players are, because we're forcing the defense into dribble penetration. So if the defense closes out here and you get by, now we need to have receivers. Ora quello che voglio dimostrare è che dovete avere un sistema che deve piacere a voi ma deve essere efficace, cioè dovete avere dei giocatori che ricevono, però il giocatore che entra in penetrazione deve sapere che quei giocatori sono in quella posizione per riuscire a passarla per bene la palla. And so there are various methods and I'll just go through very quickly from 3 out, 2 in, 4 out, 1 in and 5 out. For example, ok, ora vi farò vedere un po' di metodi con cui potete applicare questa cosa. So if we have dribble penetration over the top of the post, quindi se penetro verso il centro, we will have the post kick out here, because the post player will often have to come in to help, so there's a good opportunity for a shot there. On this side away from the basket, we get this player, if this post player lifts, you can lift, or you can come into here, but you will hit the corner and you will be back on defensive balance. So let's come back and do that. Quindi il giocatore che penetrerà, se penetra verso il centro, il post dalla parte della penetrazione dovrà uscire fuori, mentre il playmaker tornerà un po' indietro per coprire la difesa. Il post dall'altra parte potrà o tagliare verso il centro dell'area oppure salire sopra, fuori dal tiro libero, mentre l'ala dall'altra parte dovrà scendere sotto verso l'angolo opposto. So let's go 2 ball reversals and then a dribble penetration over the top of the player and get to receivers. Facciamo girare la palla un paio di volte e poi penetrate verso il sopra. And you'll cut to the post and come back. You're just there and come back, yeah. No, around the outside, yeah, go. Speed cuts, good. Good. Good work, and then you can either go there or you can go underneath. So automatically on dribble penetration, you need to have a system of receivers. Quindi in automatico quando si penetra bisogna avere uno schema, cioè bisogna che i giocatori sanno dove andare dopo che il giocatore ha penetrato. If the ball handler was to go to the baseline side of the post, again you can kick out, you can either go under the backboard or you can lift and get to inside the key. You will hit the corner, the deep corner, and you'll be at the top on defensive balance. So whichever system you want, because if the defenses rotate effectively, they'll have someone come across and someone drop down. So we have a person open in the deep corner, a person open at the elbow, safety, and we also have this as a shot opportunity as well. Quindi in caso che riusciamo a penetrare verso il fondo, vogliamo che il post dall'altra parte si alza, il giocatore che stava in post qua esce fuori sempre in ala da questa parte, il playmaker deve sempre difendere il contropiede e l'ala dall'altra parte scende. Questo è perché una buona difesa avrà sicuramente la persona che difendeva il post che verrà verso il fondo per coprire la penetrazione e anche la persona che stava verso l'altra ala scenderà sotto per coprire. So if you're down on the block again, ball at the top. We have dribble penetration from the top. Let's go either side. Yep, whichever you want to go. Okay, now here again, you can lift, you can hit the corner, you can go deep corner, and then you can go underneath, right underneath, depending on what we want, but we've got a system.
of where people will be in the two deep corners or underneath if we get dribble entry down through the top. Bring it out. Let's go 4 out, 1 in. Fellas, 4 out, 1 in. In 4 out, 1 in, our spacing is this. We want our guards to be level with the edge of the backboard 1 metre outside the 3-point line. You're level with the edge of the backboard 1 metre outside the 3-point line. You're up on the wing, you're up on the wing, you're on the high side. So again, we have created spacing from which our players can make decisions and from which they can be effective. In questo caso giochiamo con 2 guardie, 2 ali e soltanto una persona sotto. Anche in questo caso dovete insegnare ai vostri giocatori a guardare, osservare bene le righe per terra per posizionarsi in posizione ottimale. So now if you dribble into the key through there, palleggia verso il centro dentro l'area. You can either go to the basket or you can lift, you can go to the corner, you can be back on defensive balance, you can go to the corner. Quindi in questo caso, in caso di penetrazione, il post che stava qua esce un pochino fuori per ricevere il passaggio, le ali si schiacciano verso gli angoli e l'altra guardia invece deve coprire il contropiede. Come on back. If the ball's on the wing, se passa all'ala, same rules, dribble either side of the post, you'll curl out, you'll hit the corner, you can go there or you can get to the elbow and then you can come back on defensive balance. Bring it out. And then on the far wing, dribble penetration, you can go underneath or you can lift, you can hit the corner, you're back on defensive balance, and we're okay, we're in good shape. So whichever system you want to use, you need some receivers principles. So on dribble penetration, you can get a distinct advantage. Quindi volete un sistema con il quale i vostri giocatori sanno a chi passare, ma soprattutto i giocatori che non hanno la palla sanno come muoversi, così avete un chiaro vantaggio contro una buona difesa. So now the defenses start to rise a couple of levels where they're denying our dribble penetration, denying our ball reversal and containing our dribble penetration. Allora in questo momento una squadra ci sta negando il cambio di lato con la palla e è brava a contenere le nostre penetrazioni. So now if we have the ball at the point here, this is being defended and we can't get the ball down here, but there's no opportunity to back cut. Quindi ora in questo momento questo giocatore qua è marcato, ha una buona pressione sopra e non riesce a smarcarsi come abbiamo fatto prima. So now footwork becomes a very important part of our play here. The post player recognizes that there's pressure denying the pass from the point to the wing. Ora in questo momento come ci posizioniamo soprattutto con le gambe è molto importante. Il post in questo caso deve realizzare che c'è una pressione sull'ala molto forte e che non riusciamo a fare questo passaggio. So the post player needs to flash high to the, I call this now the short elbow and this is the long elbow, and it makes a difference where we receive the ball. Ora diciamo che io chiamo questa parte qua dove si connette la mezzaluna il piccolo gomito, mentre la parte normale dell'aria la chiamo il largo gomito. The footwork's important because your outside foot is your pivot foot, and then if somebody was defending me, I give a catch fake. I plant my outside foot and throw both hands behind the defensive player's head. The defense will act that way or react that way. Ok, in questo caso allora è importante come si posiziona con le gambe il post. Quello che faccio è faccio una finta come se cercassi di ricevere dietro il difensore allungando le mie mani. La risposta immediata di un buon difensore sarebbe di cercare di anticipare questo passaggio. So now I'm low enough to swing my outside hand and inside foot through, get in front of the defense and come to a jump stop right on the short elbow here. Allora in questo caso il mio corpo è in una posizione sono schiacciato e quindi sono pronto per scattare verso il piccolo gomito in un arresto a un tempo. It's a jump stop. That's it. Jump stop. Jump stop? Yeah. So the ball is passed in here now, my inside foot is my pivot foot.
And as I turn, I try and locate the wingman who's cut. You will relocate to the wing. But now I've set up this because my inside foot's my pivot foot. I can rip through, you cut all the way through, and now I'm set up for a power move straight down the middle to the basket. Ora in questo caso ho il mio piede sinistro che è il mio piede perno e faccio tagliare il giocatore che stava in ala fino all'altra parte del campo, mentre chi stava in playmaker sostituisce l'ala. E in questo caso, dato che ho usato il mio piede perno sinistro per girarmi, ho la possibilità di andare in penetrazione verso il fondo o di cercare di passarla dall'altra parte. And of course, our post players will play down. There'll be a down stance. E soprattutto i giocatori grandi devono riuscire a giocare ad altezze più basse, cioè si devono abbassare con le gambe, devono essere reattivi. Let's go to the top. You're in the post now. Can you remember that? Catch fake, swing through. So the defense is denying this. Go. Good. Power. Whoops. Give it back. Give it back. Just make a one bounce move to the basket. Go. Good. Okay, do it again. Quick. You might have to wait till the coach. See, you have to cut aggressively. Dopo il taglio devi aspettare a partire. Where we go. Just this catch fake. See, too many movements here. Less moving parts make us more efficient. So we're here, outside foot, just in here. And then you can drive this up through and lock off the defense and then hit this short elbow on a jump stop. Good. Catch and face. Good. Good. Nice move. Come on back. So now the ball is in the corner. And we can't get the ball from the wing to the point. In questo caso non riusciamo a far passare la palla dall'ala al playmaker. So again, depending on how the defense is playing here, different coaches have different ways of playing. But we will pop the post out to the short corner and you will cut once the pass is made. Quindi quello che vogliamo fare è che il post And you will relocate to the si muove elbow. verso l'angolo e il playmaker taglia verso il canestro. Okay, come on back. So now the defense is denying us here. We can't get ball reversal. There's pressure on the post, so we pop the post out, short corner, catch and face, and now we're in pretty good shape. So the principles are, each time the ball goes to the post, we have a cutter and a relocator. Quindi il principio di questi movimenti sono che ogni volta che la palla si muove abbiamo una persona che taglia e una persona che si sposta. Okay, come back. So you can go out now. So now they deny the ball to the post, and I'll have to race through this to get through some stuff. Ora in questo momento cerchiamo di vedere quando ci negano il passaggio verso il post. So now, ball back to the top. We have 4 options of dribble entry. Quindi in questo caso abbiamo 4 diverse opzioni per palleggiare verso il canestro. Remember, we can't get the ball to the wing, we can't get the ball to the post, we can't get reversal, so they're a pretty good defensive unit. Quindi in questo caso non riusciamo a passare la palla al post, non riusciamo a passare la palla in ala e non riusciamo a cambiare lato con la palla, quindi una buona difesa. So you will dribble hard at the wing, keep your dribble alive. First option is a speed cut to the basket. Go. And yes, good, and you head right under the basket, which is excellent. So that's the first thing, a backdoor cut. Come back. The second cut is a post-up cut. So you will cut right under the rim and then turn and give a huge target underneath. Dribble hard, speed cut. Good. Throw it in, operate. Good. Bring it back out. The next option is a shallow cut, where you'll cut through the block but then come up through the middle of the key. Okay, back cut first. Go. Yep. Then cut. Now you keep your dribble alive. Hold up. Devi tenere il palleggio aperto. Because more often than not, you can have a one-on-one through here if they're still denying you the ball there. So we have back cut, post-up cut, and shallow cut.
The fourth option is a dribble handoff. And again, footwork is important here. On a dribble handoff, we want you to get to the long elbow. Quindi, So as you dribble here, you will move in towards the corner. We come to the long elbow, come to a jump stop, but we need the hands, one on top of the ball, one underneath. So when the player picks it off, it's a neat catch, and he can turn to the corner and go to the basket. la quarta So- opzione è una palla consegnata. In questo caso il playmaker deve andare verso il gomito largo, come abbiamo detto prima, e deve riuscire a dare la palla in modo che ha una mano sotto e una mano sopra, così quando il giocatore arriva è pronto immediatamente per palleggiare e andare dentro. So we call this a north-south grip. Questo lo chiama un grip da nord a sud, cioè tenere la palla da nord a sud. So then you can pick it off and go. Let's do that. Good. And really good here because we had the guy that made the handoff now drifts to the corner to be another offensive threat. In questo caso, quando ha consegnato la palla, il giocatore che ha consegnato la palla deve riuscire a spostarsi in angolo, così riesce a diventare un'altra opzione offensiva in caso che possiamo prenderci un tiro. So now if the defense takes away those four dribble options, the next thing for us to do is to screen. Allora, in caso che la difesa riesce a negarci anche queste quattro opzioni, l'altra opzione che abbiamo è di fare un blocco. But that's another clinic. Beh, e questo è un altro argomento, non lo faccio io. So if you can teach your younger players these broad principles of play with spacing, with particular spacing, it'll allow space for them to recognize good opportunities depending upon how the defense are playing us. Quindi le cose importanti che vi ho detto sono di riuscire a insegnare ai vostri giocatori dove mettersi, in che posizione mettersi per sfruttare le varie opzioni che hanno per attaccare, sia in palleggio che senza. This is a very important saying. The defense will be our instructor by how they play us. They will tell us where to cut depending upon how they play. Quindi una cosa ancora molto più importante è di riuscire a leggere la difesa, perché la difesa ci dirà come noi dovremmo giocare, anche perché ci dirà a lei dove dovremmo tagliare, dipendentemente da come si predispongono i difensori. On how to screen a zone defense, we'll use a 3-2 zone. Quindi ora molto velocemente faccio vedere l'ultima parte di quello che voglio fare io. Useremo una zona 3-2. Fellas, let's get 5 gold and another 5 giocatori. player 2-3 zone defense. 5 golds. And we need 5 blues. 5 in attacco e 5 in difesa. Another blue. The same principle we use when we're attacking zones as we do with man-to-man. The better the level of defense, the more precise our offense has to be. Gli stessi principi di cui abbiamo parlato prima li applichiamo anche alla zona. Più è alta la precisione della difesa e più noi dobbiamo cercare delle opportunità per entrare dentro. So very quickly, I just want to talk about alignment again. Quindi molto velocemente riparliamo di posizioni. If this is a 2-3 zone or any zone that has 2 people at the top, Quindi se parliamo di difese pari, we have 3 out, 2 in. sempre 3 giocatori fuori e 2 che giocano dentro. But our rules for the post players change. Ma le regole per i giocatori che giocano in post cambiano. The post players stand level with the backboard. I giocatori che giocano in post devono giocare in parallelo con il tabellone. We're in 3 out, 2 in. So we have level with the backboard, level with the backboard. The wings are the same and the points the same. E mentre le posizioni di ala e di playmaker devono rimanere le stesse. Because we're trying to stretch the zone lengthways and widthways. Perché cerchiamo di allungare e allargare i difensori che giocano in zona. If the zone was a 3-2 zone, Se invece giochiamo contro una 3-2,
We now go 3 deep, where we shift you down to the wing. In questo caso abbiamo due giocatori che giocano And you will sopra stand e tre lined giocatori up che with the giocano edge of the sotto. backboard. You're at the edge of the backboard. So it's 4 out, 1 in, except with a deep post. Straight away you can see by this alignment, we're forcing the zone defense to change its alignment because we have 3 on 2 on the baseline straight away. Quindi quello che notate immediatamente è che i tre giocatori che giocano sotto sono tutti allineati con il tabellone. So precise positioning will automatically make your decision making much clearer for your players. Quindi sapere in che posizione devono stare i vostri giocatori vi aiuterà a capire meglio come attaccare una zona che vi difende. Let's go back to a 2-3 zone. Tornate nel 2-3. Let's put the ball on the wing. Okay, good. Adjust. Now, hold up. We would normally have people flashing into the zone. We would have ball reversal, all those principles first. But if it's a good zone, we're going to have to screen it. Normalmente avremmo un post che cerca di fare un taglio sopra dentro l'area, ma se è una buona difesa dovremmo fare dei blocchi anche contro la zona. So now what we're going to do is screen the back of the zone. So you will, if you're up there where you'd normally be, you will step in and screen this player right in. This is a method of getting the ball inside the zone. Quindi in questo caso faremo, il post dovrà fare un blocco sotto canestro. So now we skip pass. Fai un passaggio skip. So now this happens. If he takes the ball there, you simply turn around and post up inside, and now we have man-to-man here, not zone principles. So if the ball goes inside, you would shift across. If the ball goes inside, you screen the back of the zone there. Hit that player. And straight away we have a jump shot within a 5 or 6 meter jump shot. Avendo il giocatore che ha fatto un blocco sulla difesa sotto, si può girare e ricevere il pallone. Dall'altra parte, il post dall'altra parte dovrà sempre fare un blocco in quel caso. Così facendo il giocatore che sta in post riesce a passare la palla all'ala sopra e c'è immediatamente la possibilità di un tiro. Ball back to the wing, come back to as we started, ball there. Now, if this happens, if you screen, if you make the pass and this player goes out over the screen, hold up, you would be in there, you now step in and screen here. So now the screener sets one screen, then another screen, post up, you set yours, and now you have a target here, you just drift down, or you have a target there. You have an inside option or an outside option. Nel caso che quando facciamo il blocco il difensore riesce comunque a scappare dal blocco, abbiamo la possibilità di fare un altro blocco sotto verso il terzo difensore che gioca al centro della zona 2-3 e riusciremo a metterci in post in quella posizione e avremo due possibilità di passaggio, o verso sotto verso il post, oppure se l'ala si abbassa leggermente avremo anche la possibilità di fare un passaggio skip dall'altra parte. 2 more quick options before I finish. Ball to the point. Let's go back to your zone. Dribble entry and shallow cut. Dribble entry at the wing and shallow cut. Le cut. possibilità sono la penetrazione oppure il palleggio oppure il taglio corto. Yep, ball reversal. Okay, you screen the bottom of the zone, hold up, but you come and screen here. Now you drift across, skip pass, and we have a shot. In questo caso abbiamo il giocatore che ha il playmaker, il giocatore che ha cambiato con l'ala che farà un blocco verso uno dei due piccoli che gioca sopra. You notice the principles are similar to man on our dribble entry, shallow cut, except we combine the screen. Let's do that again. Shallow entry, ball reversal, get it across, screen in, look across, and there we can play from there, okay? Last one. We now have a post player come up and screen the guard at the top on the ball. Ora avremo il post che farà un blocco a uno dei due piccoli sopra. And we're trying to target this man to get the ball inside the zone. Quindi cerchiamo di far arrivare la palla sotto canestro con questo giocatore. So this guard dribbles off, you drift to the corner, and you go down and post up the inside man. Now he's a 3-point shooter. So now we've forced the zone to play man-to-man.
Quindi ora abbiamo obbligato la zona a uscire fuori per marcare il tiro da 3 e siamo riusciti a ottenere un giocatore che sta sotto canestro pronto per ricevere la palla. Again, we can screen the back of the zone on that side. Il post all'altra parte deve sempre fare un blocco. And you can drift, so now we have ball inside, ball to the corner, or we may have an option there as well. Abbiamo diverse opportunità di passaggio sotto, un tiro da 3 dall'angolo, un tiro da 3 con un passaggio skip dall'altra parte. But we need to be very careful about defensive balance when we do this. Ma bisogna essere molto attenti a come coprite il contropiede quando fate questi giri. Let's do that. Pick and roll on the ball. Comes off. Good. Okay, hold it there. Okay. Can we thank the players for being good demonstrators? Ringraziamo i giocatori per aver dimostrato.